Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. In questo video vedremo alcuni sketch del famoso tecnico franco-camerunese Danny Bill, il primo Farang che ha vinto il mondiale per il compleanno del re in Thailandia. Danny Bill nasce nel 1973 nel Camerun e poi a 5 anni con la sua famiglia si trasferisce a Parigi e nel 1987 inizia a praticare la Muay Thai e a combattere fino a passare professionista e vincere nel 1990 il titolo nazionale. Dopodiché combatte con il primo thailandese a Parigi nel 91, Samart Galaxy, da non confondere con Samart Payakaron. Comunque anche Samart Galaxy è un ottimo combattente con 144 match di cui 139 vittorie. Danny Bill era ancora all'inizio del professionismo, ma riesce a vincere contro questo thailandese e il suo nome inizia a farsi sentire sia in Francia che in Thailandia. Nel 92 gli viene offerta l'opportunità di combattere per un titolo mondiale contro il thailandese Nung Mon, ma purtroppo perde questo match. Si trasferirà per poi lunghi periodi in Thailandia per allenarsi e combattere. Si allenerà al famoso Sitio Tong, ma per molto tempo si allenerà anche al Jockey Gym e nel 1993 arriva la grande occasione, quella di combattere per il titolo mondiale per il compleanno del re. C'erano altri famosi stranieri in questo evento e lui combatterà contro l'allora famoso e potente Delmo Hang Suling. Combatterà un match molto duro, molto difficile, nel quale verrà anche contato, però alla fine la sua tecnica riuscirà a dargli la vittoria e vincerà il titolo mondiale per il compleanno del re nelle 147 libbre. Danny Bill è stato un grande tecnico, padroneggiava la tecnica dello sweep, aveva un clinch molto forte, era un gran combattente anche con i calci, con i pugni, dei gomiti, era veramente un francese che combatteva come un thailandese. Negli anni 90 era una leggenda in Thailandia. Per molti Danny Bill è stato più bravo di Ramon Dekkers e io sono tra quelli. Infatti loro si incontrano, Danny Bill vincerà quel match nel 1994, un anno in cui Danny Bill combatte per quasi esclusivamente in Thailandia, combatterà anche contro Dekkers e lo batterà ai punti, ma durante il match ci sarà anche un conteggio. Dekkers viene raccontato perché subisce una high kick e non è facile far contare Ramon Dekkers. E poi combatterà anche con altri famosi combattenti thailandesi, farà un match molto discusso contro Novak Devi, combatterà contro Sant'Enoi Solungroi per 2 volte, la prima volta perde ma la seconda volta vince nel 1998, combatterà e vincerà contro Orono Paul Moangobon con il quale farà un secondo match sempre nel 98 per il compleanno del re e vincerà anche quello. Danny Bill ha tenuto il suo titolo di campione del mondo per molti anni, è stato veramente un combattente esemplare, cioè un combattente che ha portato in alto già negli anni 90 la box thailandese in Francia. Ha combattuto molto in Thailandia, ha combattuto molto anche all'estero in altri paesi, ma lui voleva combattere in Thailandia perché in Thailandia si fa la Muay Thai e Danny Bill era molto bravo, la faceva molto bene, è stato veramente uno dei più grandi tecnici degli anni 90 della Muay Thai per quanto riguarda a livello mondiale. Dopo il suo ritiro si è dato alla musica hip hop ed ha anche aperto un orfanotrofio nel Camerun con una palestra di Muay Thai per iniziare i ragazzi orfani a questa disciplina. Danny Bill facendo questo dimostra non solo di essere stato un grande campione, un esempio per tutti gli appassionati di Muay Thai, thailandesi e Farang, ma è anche una brava persona. Perciò vi consiglio di vedere i suoi match durante il periodo d'oro della Muay Thai, durante gli anni 90, sono tutti match bellissimi. E se vi piace il canale iscrivetevi, mettete mi piace, condividete e al prossimo video. Ciao a tutti!